Eccoci qui ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata. La puntata di oggi è dedicata al rullante, a un suono particolare che vogliamo ottenere con il rullante. Il rullante probabilmente è la parte più espressiva, quella che identifica meglio noi batteristi. Basti pensare che alcuni batteristi storici sono riconoscibili proprio grazie al suono del rullante. Può avere tantissimi tipi di suoni. Oggi però voglio focalizzarmi su un aspetto in particolare che è quello di ottenere un suono molto ciccione, pesante e profondo dal proprio rullante. Quindi sigla e dopo andiamo a vedere come si fa. Come sempre ragazzi vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, anche perché continuo a vedere le percentuali. Sono molte più le persone non iscritte che guardano i miei video piuttosto che quelle iscritte. Questa cosa qui la dobbiamo risolvere. Detto questo, andiamo dritti al punto della questione. Avete mai desiderato quel suono molto profondo, alcuni lo chiamano panettone, un po' quel rullante proprio che è pesantissimo, sembra quasi una sassata. Ecco, oggi parliamo proprio di quel suono lì e di come ottenerlo. Ricordo, per chi non l'avesse visto, ho già fatto un video sull'accordatura del rullante per ottenere 3 accordature diverse in un tempo veramente brevissimo, in pochissimi minuti. Ti lascio il video in descrizione così magari te lo vai a vedere perché secondo me ti può interessare. Il video che faccio oggi lo faccio su un rullante, avrei potuto farlo su altri rullanti. Quello che ci tengo a trasmettervi oggi non è dirvi questo rullante suona meglio di quell'altro piuttosto che di quell'altro. Ovviamente certe misure, certe profondità ci favoriscono se vogliamo ottenere quel suono molto pesante, molto ciccione. Però diciamo che potete ottenerlo con tutti i rullanti, ok? L'importante è capire il concetto base. Poi ovviamente ogni rullante ha le sue particolarità. Knowledge. Ragazzi, allora abbiamo il rullante. Cosa fare per ottenere il suono ciccione? Diciamo che potete fare in vari modi, ok? Possiamo arrivare allo stesso risultato in modi diversi. Però partiamo dal fatto che voi l'avete appena scordato completamente per accordarlo come volete voi, cioè con quel suono bello ciccione. Quindi dato che io non l'ho ancora scordato, lo scordo adesso. E da una parte a posto e dall'altra andiamo a svitare. Ok, quindi partiamo dalla situazione del rullante completamente con le pelli allentate, svitate completamente. Non c'è bisogno che siano nuove, non c'è bisogno che siano distrutte, quindi meglio che non siano distrutte, ecco. Più sono nuove meglio è, ma questo in linea di massima e non per questa cosa qui. Knowledge. Come nell'altro video dell'accordatura del rullante vi raccomando sempre, non è obbligatorio, ma usate sempre 2 chiavette. Perché ci mettete la metà del tempo, che scusami se è poco. Allora, iniziamo ad accordare il rullante, pelle risonante, iniziamo a dare mezzo giro, prima avvitiamo come sempre con le dita, mi raccomando non stringete troppo, quando sentite già che fa opposizione alla vite vi fermate e iniziamo a girare. Anche qui come nell'altro metodo le 2 chiavette si vedranno sempre, quindi saranno sempre una al posto dell'altra, ok? Quindi mezzo giro, non c'è un pattern preciso ragazzi, basta che le facciate tutte. Noterete che il cerchio inizierà a scendere quando avvitate le viti, perché appunto le viti le state avvitando, state portando il cerchio più in basso, quindi quelle che non sono ancora avvitate rimangono dove erano prima, quindi le dovete andare a stringere ancora un po' con le dita. Molto bene. Una volta finito, sicuramente sarà ancora molto lento. Lento intendo proprio che la pelle non è tirata per niente. Sentite come suona? Suona veramente da schifo. Diamo un altro mezzo giro. Per come lo vedo io, il rullante funziona così. E non voglio sentire critiche. No, scherzo ragazzi, queste sono mie impressioni, non prendetele come la verità assoluta. No caro, chi sa fare sa capire. Suono tuttora vari modelli, vari rullanti e penso sempre in questo modo. La pelle risonante è quella che mi dà la pacca, la botta del rullante, quindi la devo tenere sempre un po' tesa. Mentre con la pelle battente posso, diciamo, un po' più giocare con la tensione, ok? Però la risonante
Non dico che deve essere tiratissima sempre, quello solo in casi in cui vuoi avere il rullante molto acuto, però che sia comunque tesa in qualsiasi situazione. Ma che cazzo di proverbio è? E già adesso dovremmo iniziare ad avere una tensione abbastanza decente. Cosa facciamo adesso? Come nell'accordatura normale andiamo a vedere che le note siano uguali. È molto importante questo, ragazzi. Io personalmente faccio sempre attenzione che le note siano uguali una di fronte all'altra e continuo girando. Ripeto, questo non è un metodo scientifico provato, è un metodo che ho imparato negli anni ad usare e vedo che funziona per me. Quindi sentitevi liberi di criticarmi o di darmi le vostre opinioni, lasciatemi pure i commenti. Ok, mi sembra abbastanza a posto. Giriamo il rullante adesso. Ok, una volta girato il rullante, ragazzi, andiamo a fare quasi lo stesso procedimento che abbiamo fatto sotto. Giriamo a mano, quindi stringiamo e facciamo la stessa identica cosa, quindi mezzo giro da una parte, mezzo giro dall'altra e così via. Ok, suona malissimo, malissimissimo. Qua siamo nella situazione in cui se diamo un mezzo giro in più avremo quel suono bello del rullante, ok? Quindi diamolo pure. Ok ragazzi, il rullante è praticamente accordato. Quindi vi ho fatto vedere tutto questo procedimento alla fine per farvi vedere come si accorda un rullante in maniera normale. Sto scherzando. Cosa facciamo adesso? Facciamo la stessa cosa, quindi sempre controlliamo che le note siano uguali. Quindi adesso ragazzi il rullante è accordato diciamo medio acuto, ok? E suona così. Oh, adesso arriva il bello ragazzi, andiamo finalmente a renderlo bello ciccione, grasso. Prendiamo le chiavette e sempre uno di fronte all'altro diamo mezzo giro in meno. Tac, tac, a tutto. Solo alla battente ragazzi, non la risonante non la tocchiamo, rimarrà così. Già questo farà sì che il nostro rullante suoni molto più ciccione, ok? Se questo non vi bastasse, se per voi è ancora troppo acuto, volete un suono ancora più profondo, prendete due viti a piacimento, ok? L'importante è che siano distanti tra loro una vite, e andiamo a dare un altro quarto di giro in meno, ok? Noterete che la vite ormai sarà quasi del tutto svitata. Cosa che non vi ho detto ragazzi, usate un mungel o comunque qualcosa per stoppare le armoniche, va bene? Perché molte volte quando cerchiamo quel suono bello ciccione, il rullante alla fine risulterà quasi scordato, quindi meno armoniche ha, più secco è, meglio è. Poi dipende sempre dal vostro gusto, ma questo è un consiglio che vi do io. Chi sa fare, sa capire. Ok ragazzi, nel caso non foste ancora soddisfatti, non so più cosa fare, fate la stessa cosa su altre due viti davanti a loro. Dopo di quello ragazzi non so più cos'altro dirvi, anche perché già così senza il mungel suona veramente scordato, cioè si sentono armoniche veramente fastidiose. Bene ragazzi, questo era come faccio io per rendere il mio rullante più ciccione. Come ho già detto nel video, non è un metodo provato, siete liberissimi di farmi sapere nei commenti come fate voi. Spero che questo metodo vi possa essere utile come lo è per me. Ci metto veramente poco a rendere un rullante con quel suono. Oggi abbiamo visto la condizione in cui partiamo da un rullante completamente scordato. Nulla vi vieta di farlo se avete già il rullante accordato. Risparmiate ancora più tempo perché avete il rullante già bello acuto, andate a sentire le note e dopo andate a calare la tensione della pelle battente. Bene ragazzi, il video di oggi, perché non è una lezione, sono dei consigli, finisce qui. Come sempre iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi questi bellissimi e utilissimi contenuti del mondo della batteria e ci vediamo al prossimo video.